Ciao, buongiorno, scusate se rido. Oggi veramente un video spettacolare perché abbiamo un'allegra comitiva. Siamo alla Doganaccia e vi portiamo con noi a vedere un bellissimo laghetto, il lago Scaffaiolo. Conoscerete anche lo zio alpino della Sara, quindi gita old school veramente. Ecco qui Sara. Ciao Sara. Raggiungiamo il capogita che è in fuga, quello che cammina di più, Antonio. Santo cielo, c'hai 84 anni, no? E oggi è quello che cammina di più. Sì. E ci porta al lago Scaffaiolo. Si tratta di un lago montano situato nell'Alto Appennino modenese. A differenza di altri laghi dell'Appennino tosco-emiliano, il lago Scaffaiolo non è un lago di origine glaciale, ma deve la sua origine ad azione di alterazione chimica e fisica e dell'azione di neve e venti. L'origine della sua alimentazione, ritenuta nei secoli passati misteriosa, è ancora discussa. Il suo nome sembra derivi da scaffa, termine presumibilmente longobardo che significherebbe avvallamento del terreno. E qui abbiamo il genero dello zio della Sara, Che Gianluca. Per ora sono carico, lassù poi non lo so la batteria a che punto va. Certo il cappellino sarebbe già da togliere perché No, dai che ce li facciamo. notate l'abbigliamento, un bello zaino da scolaro, bellissimo. Vanno solo in giù. Non c'hanno mica motore. Ti piacciono, eh? Sì, sì perché non c'è da pedalare. C'è anche Sara lassù che ha già trovato da chiacchierare, anzi ha trovato una compagna di classe. Se te dici vai allo Scaffaiolo, passi dalla Croce Arcana e poi vai allo Scaffaiolo. Sì, però vai là. Ah, E quello lì invece va al passo della Calanca che gira a destra. Vai. Dice Antonio che ci sono 250 metri di dislivello, ma e li facciamo tutti ora, questi 250 metri perché e si è partiti a razzo così. Ma guarda come cammina, Sì, fantastico, 84 anni. fantastico. Ecco qui Antonio, sei alpino, giusto? Sì. No, sei alpino. Sì. Sono nella banda degli alpini, dai. Sì. Membro del CAI di Castelnuovo da una vita e oggi è il capogita e ci porta al lago Scaffaiolo. Ci vuoi dare qualche indicazione sul percorso? Si va al passo della Calanca, quello là su in cima è il Cornale Scale. Ok, alle nostre spalle Poi c'è praticamente il Cornaccio. abbiamo il Corno alle scale. Gianluca, ma guarda dove sono! Si vede che si vince qualcosa, chi arriva primo. Gianluca, vogliamo salutare anche il nipote dell'Antonio, tuo figliolo, che non è negli alpini, in un altro corpo, però si trova praticamente ai confini con la Svizzera, quindi diciamo sta prendendo le strade Del nonno. del nonno. No, sta prendendo, l'ha presa. L'ha presa. Ciao Federico. Ciao Federico. Vai, grande. Dietro vediamo l'Abetone, quella è l'ovovia del Gomito. Ah, quella lassù. Sì, quella lassù. C'è Sara, ma il capogita non aspetta le persone più ora aspettarvi. C'è la Sara ha avuto pena per noi, ci ha aspettato. Dai Gianluca, E la ci batteria si sta scaricando, Sto benissimo io. Antonio, c'è più giovani dicono che c'è da camminare un pochino più piano, eh? Come non dire. ha preso la I troppo veloce. Ah dai, andiamo, ti fa bene.
È San Candido, no? No, ero a Strigno. A Strigno. Strigno, Vazzudano. Poi l'ho girato tutto, perché sono stato a Cortina un mese, 3 mesi a Belluno e poi dopo a Passo Cimapanche. Ma quel posto dove siamo stati, quella polveriera che è tutta abbandonata, ti ricordi? Quella dov'era? Quella lì è a Passo... Che ora non c'è più nulla, cioè siamo entrati, si entrò così, non c'è più nulla, no? Sì, lì era una polveriera quella lì. E dove? È sopra Passo Cimapanche. Lì sopra Cortina. Quindi Antonio, la passione diciamo per la montagna e soprattutto per il Trentino è nata da... sì. Da quando da militare. Qualche anno fa. Com'è la situazione Antonio qui? Dove bisogna salire? Grazie Piero. Perché è cambiato tutto. Il 6 andava a Passo Croce Arcana e questo qui andava a Passo della Calanca e a Rifugio Luca degli Abruzzi. Ora la salita, Gianluca si fa sentire, i polpacci stanno lavorando. Una carbonara a rifugio si vuoi fare? Sì, sì, con un birrozzo. Carbonara proprio? Ma siamo in Emilia. Salutare. Quando si arriva su, va sotto lo spigolino. Ora si gode a rifugio, bella mangiatina. Bella carbonara con 2 fegatelli anche di secondo. Ecco l'Emilia, Antonio. C'è un po' di foschia, è arrivato l'anticiclone africano che fa questo, però il cielo è ancora bello anche oggi. Libro aperto, qual è Antonio? Quello lì vedi indicano che col bastone. va si su, vede. scende, risale e riscende, quello è il libro aperto. Io lo chiamo l'Antonio, però lei lo chiama? Ah no, io tutti questi anni che ho conosciuto ho sempre sentito nominare Cervioni. Quando mi ha detto mi chiamo Antonio, dico ma Antonio chi è? Il mio è Cervioni. E sono in banda con lui. Eh sì, clarinettisti tutti e due, non si fa parte di Arbore, per cui clarinetto di Arbore non c'entra nulla, no, assolutamente. I più giovani probabilmente non sapranno che quello che oggi è diventato una moda, fare trek in montagna, un tempo era visto come inutile perdita di tempo. Persone come Antonio ci hanno tramandato una passione che all'epoca era poco considerata. In che anni ci sei stato Antonio la prima volta? Forse 200 anni fa. Anni 60. 107. Ma dove eravate finiti? Allora lo sai. Ecco, alle nostre spalle si è aperta la vista sul Cornale Scale. Si vede la croce grossa di Vetta. Si vedono anche le piste di tomba, no? Gianluca, Sì, sì, parte da lassù. grande Alberto Tomba che ci ha fatto sognare per diversi anni. Ha iniziato da qua. Il Cervioni, come dici te, ci ha abbandonato di nuovo. Deve essere Cammina come una lince. fantastico, ha 84 anni. Fantastico. Eccolo là. Ecco il rifugio Luca degli Abruzzi. Antonio, siamo arrivati. Andiamo arrivati. Camminatina semplice, no? Sì. A parte
per i più anziani. Gianluca, ci siamo. Bene, dal rifugio Duca degli Abruzzi vi si saluta. Antonio, non penserai mica di salire anche al Cornalescale oggi? Ci sono andato d'inverno d'estate. Ora ci tocca il Cornalescale. È lì, vicinissimo. E quell'altro là mi sembra che l'uccellino. Gianluca, te sei sempre carico. Ma è una batteria? È una batteria. Una batteria. È una batteria, l'ho capito ora che questa maglietta è una batteria. È Grande. uno sponsor, non mi danno niente, comunque. Sei uno sponsor, Sono te. uno sponsor Vivente. gratuito. Ovviamente la Sara è già dentro il rifugio che cerca. Gliel'ho chiesto io se facevano la carbonara. Ci vuole dopo una camminata così per chiudere in bellezza. Ciao, a presto. Ciao a tutti. Buona montagna a tutti. Subito, non ce la facciamo più. Ah, è la colazione questa. Ma Tramezzino. no, torta. No. Il nostro percorso inizia parcheggiando a Cutigliano, facilmente raggiungibile perché si trova sulla strada statale 12 della Bitone del Brennero. Poi prendiamo la funivia Cutigliano-Doganaccia che ci porterà a 1547 metri. La Doganaccia, oggi una stazione invernale ed estiva, era un'antica dogana posta tra il Ducato di Modena ed il Granducato di Toscana. Non siamo dormiti, Sì, è normale. improvvisato. Ci sono diversi modi per raggiungere il lago Scaffaiolo. Antonio consiglia di raggiungerlo attraverso il sentiero che porta al passo della Calanca. A ritorno invece chiudiamo il giro con un bell'anello passando dalla Croce Arcana. Trovi tutto, tempistiche e traccia GPS sul sito arrivailnonno.it. Metto a disposizione anche la traccia GPS Lago Scaffaiolo Corno alle Scale che ho fatto a corsa.